Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Excellence on your journey. Extra Sport. Kumho Tire. Mercoledì 30 aprile del 2025, ben ritrovati a tutti e buongiorno qui dalla radio per Mattino Milan, l'ultimo di questi 3 giorni della settimana, poi domani come al solito giorno di festa, ci vedrete in un palinsesto un pizzico diverso, però insomma ci saremo lo stesso, mentre venerdì torniamo come al solito a pieno regime, visto che in teoria si giocherebbe nel weekend, anche se il Milan poi giocherà lunedì. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Oggi vi chiedo il like perché dalle parole del direttore avrete capito che venerdì siamo in studio, siamo attivi, pieno regime, mentre voi, e lo so, tanti di voi, staranno facendo il ponte il 1° maggio. Quindi sarete, non so, a fare una gita, a fare, non so, al mare o in Velata lamentela. montagna. Noi invece saremo in studio, quindi per questo, ma soprattutto se ci volete supportare, se ci volete bene, cliccate il tasto del mi piace, il pollicione all'insù, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella per tutte le notifiche, se vi va potete anche abbonarvi a 0,99 centesimi al mese. Non so se era una lamentela o una velata critica al fatto che bisogna lavorare di venerdì, ma come il Milan non È ci una tua fermiamo mai. decisione, se ti senti responsabile è una tua decisione, Sì, lo so, se è una mia hai la decisione. coda di paglia. Adesso ne parliamo di questo, non di questo, ma come il Milan non ci fermiamo mai, Henry, continuiamo a lavorare senza sosta per bocciare i direttori sportivi. Perché insomma, Paratici, dopo che abbiamo svelato ieri in esclusiva poi l'incontro con Cardinale sul lago di Como, oggi insomma, dobbiamo raccontarvi che quell'incontro non è andato particolarmente bene, o meglio, insomma, non se ne è fatto niente. Paratici, anche per volontà sua, decide di restare lì e quindi non se ne fa niente. Fa un po' strano il fatto che ci sia stata questa chiamata, questo incontro, che comunque insomma Paratici aveva già detto no, noi e lui in generale, comunque la cosa si era già chiusa 2 settimane fa. Fa un po' strano che Cardinale voglia rivederlo così, quasi all'improvviso, quasi fuori contesto, mi verrebbe da dire. Sì, potrebbe anche essere stato un modo di chiudere proprio il capitolo, adesso noi non sappiamo effettivamente cosa si siano detti, no, se sia stato un incontro per ritentare un approccio, oppure semplicemente per incontrarsi anche con Cardinale, che è il proprietario del Milan, e dirsi: "Guarda, va bene così, io resto qua, voi prendete un altro, bella lì", no? È singolare il fatto che però questa cosa sia accaduta con Cardinale, mentre Furlani doveva incontrare Tare e aveva già incontrato una prima volta Tare, insomma è singolare perlomeno, no, che sia avvenuto. Per me però questo diciamo che fa perdere punti pesanti, sia l'attesa, sia il tempo che passa, sia questo incontro anche fa perdere punti pesanti a Tare, nel senso che se avessimo voluto avremmo già chiuso Tare, immagino, perché è libero, perché cioè, ci sono stati gli incontri, eccetera, 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 no? Questo ci Sì. fa capire che Tare probabilmente non è proprio il preferito, ecco, anzi. Guarda, in una scala gerarchica, così siamo ben chiari, possiamo dire questo. Il primo posto è: vediamo come vanno le cose. Sì. Non è neanche un direttore sportivo, vediamo se. Perché la questione è molto simile a quella dell'anno scorso per la scelta dell'allenatore. Se si può, se gli eventi ti vengono incontro,
quindi la vittoria della Coppa Italia in questo caso non è il mio pensiero, non penso neanche quello di Henry, che la Coppa Italia salvando la stagione permetta di non fare cambiamenti. Non è il nostro pensiero, ovviamente, è il pensiero di chi al Milan purtroppo è seduto al quarto piano a fare la D. Se c'è la possibilità di non cambiare niente, resto con Pioli. Se c'è la possibilità di non cambiare niente, resto così. Magari non cambio niente. Io conservo il mio potere, non metto dentro un direttore sportivo pesante come Paratici, che già aveva fatto capire che in poche ore mi stava mangiucchiando. Non metto magari nemmeno un direttore sportivo, magari bravo, ma un pochino più, diciamo così, understatement, come può essere D'Amico, o Tare, o comunque qualcuno che sa lavorare tenendo la testa un po' più bassa e non essendo il diretto protagonista, oppure addirittura niente, perché in realtà la volontà principale sarebbe questa: Io cercare credo che infatti di Simo, status quo. nella scala delle gerarchie che avevi iniziato, al primo posto ci sia vediamo come vanno le cose, apro e chiudo parentesi, nella speranza di non dover cambiare niente, ovviamente magari nella testa di chi decide. Al secondo posto magari c'è D'Amico, perché sappiamo dei rapporti anche tramite agenti che hanno lavorato molto col Milan e con D'Amico nel recente passato, no? E quindi al primo posto, se proprio devo prenderne uno, magari c'è lui. Poi credo Paratici, perché eri andato davvero a strette di mano con Paratici e a accordi verbali. Quindi penso che ci sia lui e poi dulcis in fundo Tare, che in questa lista probabilmente è l'ultimo. Non so per quale motivo, onesto, personalmente, non so perché, cioè nel senso, se devo valutare il lavoro, poi se devo valutare chi è più accondiscendente, allora ok, o più o meno accondiscendente, allora ok. Però è all'ultimo posto di questa gerarchia, perché è l'unico anche più libero di tutti, non ha processi in vista, non ha procedimenti penali, non è sotto contratto con un'altra squadra, è quello più semplice, tra virgolette, no? Da contrattualizzare, eppure probabilmente proprio per questo motivo è quello più, diciamo, in fondo, sullo sfondo. Guarda, Paratici credo che sia, come ci siamo già detti un po' di volte, molto simile alla questione Presidente della Repubblica, cioè quando sono costretto a fare un nome, magari all'inizio faccio un nome di chi voglio bruciare. Quindi se io sono costretto a fare un incontro perché il proprietario ha delle volontà, tipo Paratici, vado e lo brucio, come è stato per Paratici. Se mettiamo un direttore sportivo perché ne siamo costretti, non tanto per nostra volontà, perché il precipitare degli eventi di questa primavera ci ha costretto a fare dei colloqui in febbraio, marzo, eccetera, altrimenti non sarebbe cambiato niente. Se il Milan fosse stato, che so, quarto, quinto, già ti dico, in questo momento, e con la fine di Coppa Italia non si parlerebbe nemmeno di possibili rivoluzioni, proprio zero. C'è questa possibilità perché è uscito malamente dalla Champions ed è nono. Ma se il Milan riesce a mettere un cerottino su una ferita grande 30 centimetri, quindi non la salva, ma mette questo cerottino con la Coppa Italia, vedrai che il tentativo lo faranno, tant'è che addirittura, mi verrebbe da dire, Gazzetta oggi scrive: Tare D'Amico manna Sartori o magari nessuno. La struttura regge anche così, sempre che gli venga restituita solidità alla base. Come? Con una precisa definizione dei ruoli e delle competenze, con una chiarezza interna, una gerarchia perfettamente stabilita e riconosciuta. In questo scenario resterebbe al vertice la D. Furlani, con l'operatività sul mercato affidata a Geoffrey Moncada, gli vanno riconosciuti gli affari Pulisic e Reinders, solo questi perché non è che ne ha fatti altri, meglio. Fine. Sì, Ciukwueze, Loftus-Cheek, Musa, Pavlovic, Emerson Royal, tutti questi li ha portati Pippo e Paperino, li hanno portati. E Ibra come super consulente della proprietà, che tra l'altro, fermi tutti, sono le stesse di adesso. Cioè,
al vertice la Di Furlani e fa esattamente quello che ha fatto fino adesso. L'operatività sul mercato affidata a Geoffrey Moncada, che segnala i nomi, eccetera, Puisi, Krenes, Musa, come adesso, e il superconsulente della proprietà Ibra, come adesso. Proprio Cardinale, nei giorni che ha preceduto la Pasqua, avrebbe ricontattato Paratici, che però preferisce continuare all'estero il suo percorso professionale, per il resto bisogna solo aspettare. E noi, Enrico, noi aspettiamo. Ma tanto, ti dico, se le cose non precipitano, probabile che possa non arrivare nessuno. Se le cose continuano a precipitare, si tenterà, penso d'amico, con la via d'uscita che magari l'Atalanta te lo brucia. Tra l'altro, tra le E a altre quel cose. punto, caspita, sfortunatamente Oh non no, ne cioè già abbiamo solo più. vedo Furlani con lo striscione dei tifosi della Lazio, oh no, non si può prendere d'amico, oh no. No, io sono molto d'accordo con Bea quando dice se l'anno scorso non aveva senso, ma essendo comunque questione di campo, cioè allenatore legato ai risultati, poteva avere un briciolo di senso attendere la sfida con la Roma per decidere il futuro di Pioli, ripeto, non aveva senso, ma su una visione superficiale, poco esperta e poco competente, la puoi anche fare questa proiezione, no? Perché era comunque tutto legato al campo. Qui cos'è che ci fa pensare che 90 minuti contro il Bologna, la seconda volta, perché la prima è qualche giorno prima, decidono se tu prendi o non prendi un dirigente? No, ma non è decidere, Henry, è avere la giustificazione. Solo No, questo. lo so, però cioè, questo è quello che è come stanno le cose. Però tecnicamente tu la vendi come invece, perché non puoi venderla come è la giustificazione che ho, no? Cioè il Milan non può vendere la decisione sul direttore sportivo della serie se vinco la Coppa Italia sono giustificato a non prenderlo, se invece la perdo non ho scuse, ok? Cioè tu non puoi comunicarla così, no? Ufficialmente tu Milan, giusto? Quindi tu dovresti, diciamo, andare su un'altra strada, no? E quindi dire la stagione è stata positiva oppure la stagione è stata negativa, non è una giustificazione o meno. Ma come puoi basarti su 90 minuti contro il Bologna per un dirigente dopo un anno come quello che abbiamo passato? Cioè, questa roba è follia. Boh. Beh, non sarebbe la prima follia di questa stagione, No, anzi, tutt'altro. Già il solo pensare lontanamente che questa struttura che ha rivelato dei buchi, dei danni, delle incompetenze, dei ritardi anche, soprattutto nel capire quelli che potevano essere gli eventi, facendosi travolgere dagli eventi stessi e poi non riuscendo neanche a mettere delle pezze dagli eventi, insomma, possa anche lontanamente provare per la terza volta a rimettersi in pista, ma anche con l'aiuto di qualcuno, per paradosso, perché in teoria, cioè, il direttore sportivo basta e avanza, non serve che arrivi lui insieme a tutto il resto del carrozzone. Ma già ci dobbiamo fare andare bene che comunque un direttore sportivo sarebbe integrato nel gruppo di lavoro, integrato. E già ce la dobbiamo fare andare bene. Figurati se rimane tutto quanto inalterato. E la possibilità c'è. O meglio, la mezza volontà c'è. vabbè. Perché altrimenti uno non va da Cardinale a stoppare Tare, poi dopo che lo incontra lui fa, e lo lascia in panchina. Da Paratici va, ma quando scopre che come Paratici eccetera, lo brucia, dicendo no, aspetta, mi sono ricordato che c'era la squalifica, forse non è tanta la cosa migliore da fare, no, meglio che, no, via lui. Poi quando Cardinale lo ricontatta io l'altro giorno, è il primo che dice no, lui no. Poi quando succede che deve andare da D'Amico e l'Atalanta gli dice sì, ma c'è un contratto,
dice ad amico, d'amico, fai tu nel caso, io non ci voglio sapere niente, se poi ti liberi ne parliamo. Vabbè, signori, siamo ostaggi di questa roba qui. Henry, grazie. Ciao, ci ritroviamo nel pomeriggio, a più tardi. Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Excellence on your journey. Extra Sport. Kumho Tire.